Siamo tornati dal primo test su strada della nostra Countach replica V6 Turbo. Abbiamo visto che meccanicamente è a posto fin troppo. Sono ancora stupito da quanto forte e quanto bene vada questa macchina. Oggi salutiamo il telaio nudo, un po' mi dispiace, dobbiamo vestirla, è ora di rimetterle il vestito. Per fare questo bisognerà smontare qualche componente dal telaio che ci serviva per fare il test ma che non possiamo lasciare per rimontare la carrozzeria. Adesso vedrete, la carrozzeria andrà a scendere sul telaio e Gianpietro si è inventato un sistema dei suoi. Figuratevi se non si inventava qualcosa di assurdo per fare questo accoppiamento. Come faremo adesso a far scendere una carrozzeria su un telaio e poi a imbullonarlo e fissarlo? O chiamiamo 4 persone, però così sono capaci tutti, oppure usiamo delle carrucole e delle corde. Ti faccio vedere, è semplicissimo, però non faremo fatica. Basta. Quando la vidi la prima volta è cambiata molto, tipo questa non c'era, questi non c'erano. Questo a che è servito? Nel nostro telaio in questo punto abbiamo posizionato la centralina, quindi abbiamo dovuto fare questa apertura. Queste altre aperture che hai notato servono per fare entrare nel vano motore i radiatori, che sono fissati a questo punto sulla carrozzeria e non sul telaio come l'abbiamo provato nel test. Ti ricordi che la Countach originale aveva questa soluzione e non l'abbiamo rispettata? Quell'altra apertura invece che hai visto, altri fori che abbiamo applicato come questi posteriori e quelli anteriori sono per adattare le nuove componenti meccaniche che abbiamo messo sul nostro telaio, cosa che su questa ovviamente non erano state previste. Allora siamo pronti adesso per abbassare la carrozzeria sul telaio. Questa fase verrà fatta lentamente, andremo a verificare ogni singolo punto di intralcio e qualsiasi altra cosa che non abbiamo previsto ancora. Poi l'accoppiamento invece lo faremo tramite rivettatura e tra la vetroresina e il telaio che è in metallo metteremo tutto un sigillante sotto che ci servirà per evitare di sentire poi eventuali rumori che potrebbe fare lo sfregamento della vetroresina sul telaio. Quindi andiamo a fare questa operazione. Senti, mi devi portare il telaio dentro però, hai finito di girarci? Lo andiamo a prendere. Tanti ci hanno fatto notare una cosa, giustamente, perché abbiamo un pubblico molto attento: mancherebbe un supporto di sicurezza per le teste, e quindi ci siamo fatti realizzare dal nostro Luca, che ha fatto quel capolavoro di scarico, anche questo bellissimo roll bar che andiamo a montare, che poi quando avremo messo la carrozzeria sul telaio non si vedrà neanche più, si vedrà soltanto con il cofano motore aperto. Il telaio è sotto la carrozzeria, tra qualche minuto finalmente li uniremo, ma nessuna puntata di questa serie si può definire tale senza una delle famose lezioncine del progettista Pasquali, in questo caso sui rivetti a farfalla. È un argomento serissimo questo, perché molte persone sono sempre domandate: ma come funziona un rivetto? Anch'io tutti Lo i giorni. facciamo vedere finalmente. Facciamolo vedere. Abbiamo inserito il rivetto nella nostra pistola che serve proprio per i rivetti, infatti si chiama Pistola da rivetti. rivettatrice. E guardate per magia cosa succede. Wow. Ok, questo è un principio semplice: la parte posteriore si allarga talmente tanto che non esce più dal buco in cui è entrato il rivetto e quindi diventa una sorta di serraggio
che però poi non si può più togliere, a meno che si va col trapano e si elimina il rivetto da dentro. Abbiamo scherzato, però sostanzialmente questo è il principio con cui andremo a assemblare la carrozzeria, come abbiamo detto. Quindi ci siamo muniti del trapano, faremo tutti i fori sulla carrozzeria nei punti in cui sotto troveremo il telaio e andremo a inserire questi rivetti. Prima però andremo a applicare tra la carrozzeria e il telaio il sigillante poliuretanico. Abbiamo finito, abbiamo messo anche il sigillante. Adesso una volta messa, tirata giù la nostra carrozzeria, non avremo più il nostro divertente kart, quindi dobbiamo salutare, però avremo una macchina. Però avremo una macchina. Mi dispiace un po' perché era bellissimo. Tanti ci hanno chiesto di lasciarlo scoperto perché effettivamente tutta la meccanica in vista era... Vabbè, la copriamo. Ah, però zitto, zitto. C'entri? È una bella emozione, dai. Madonna che trappola. Là come fai a vederla? Vabbè, insomma ce l'abbiamo messa. Finalmente sta su. Questo? Quindi adesso lo dico io, non è finita la puntata, dobbiamo lavorare. Olio di gomito, quindi adesso tu mi segui, usciamo fuori che dobbiamo preparare la carrozzeria per portarla in carrozzeria a verniciare. Quindi con questo pennarello ti farò vedere tutti i punti della carrozzeria che sono un po' rovinati, che dovremo scartavetrare e poi carteggiare tutta a mano piano piano. Mi segui? Ok, andiamo. Allora, come vedi, la carrozzeria di questa macchina è stata tanti anni al sole, quindi il fondo si è logorato. Quindi dobbiamo andare a rimuovere tutto lo strato di fondo che era stato dato tanti anni fa, ma soprattutto, come vedi, si stanno facendo delle micro crepe e quella è la vetroresina che si comincia a sfaldare. Allora, dovendo riverniciarla, andiamo a ripristinare anche queste cose qui. E come facciamo? Allora, vedi in questo punto il gel coat che sta sopra la vetroresina si è staccato, quindi questo dovrà essere rimosso. Anche quest'altro punto qui, vedi, c'è un taglietto, anche questo, e via discorrendo per tutta la carrozzeria. Qui, capito Davide? Davide? Abbiamo finito di scartavetrare tutta la nostra Countach. A questo punto procediamo con un'altra parte molto caratteristica della nostra vettura, i fari a scomparse. Come vedete abbiamo preso tempo fa i fari anteriori, tutto il modulo intero del 131 Mirafiori, che era lo stesso che veniva montato sulla Countach originale. Però non abbiamo tutto il resto del meccanismo. Allora abbiamo reperito in commercio questi fari della Mazda MX-5, non tanto per il faro stesso, che a noi non serve,
ma per i meccanismi che abbiamo opportunamente smontato, che andremo a riutilizzare all'interno dei nostri fari a scomparsa. Abbiamo fatto una piccola puntata di Art Attack, abbiamo utilizzato abbondante colla vinilica, no in questo caso è colla a caldo, del polistirolo che ci consentiva di fare delle sagume molto veloci. Abbiamo preso quindi le misure del nostro faro, le abbiamo riportate in questo pezzo di polistirolo, abbiamo ricavato la forma esatta del taglio che abbiamo sulla carrozzeria dove passa il faro, preso il centro dell'asse di rotazione che abbiamo già sulla nostra carrozzeria e simulato la forma che dovrà avere la struttura che tiene il faro. In poche parole, adesso che abbiamo verificato che questo funziona bene, calcolato anche l'angolo che abbiamo ripreso di apertura che deve avere il faro, perché questa superficie è inclinata ma il faro deve essere dritto, rivolto verso la strada, adesso possiamo andare a realizzare questi due fianchetti che saranno quelli laterali che tengono il nostro faro, li andremo a realizzare in metallo e quindi tutta la struttura intorno con relativo meccanismo. Abbiamo ultimato il nostro supporto con i fari. L'abbiamo posizionato su una barra provvisoria per vedere l'esatta posizione che hanno i fari in fase d'apertura. A questo punto dovremo andare a realizzare una staffa che collega questa parte bassa del nostro supporto alla cerniera che abbiamo realizzato che sta all'interno del parafango. Collegandola in questa posizione avremo precisamente l'asta che farà basculare in maniera corretta i nostri fari. Procediamo. E come per magia, eccolo qua. Semplice, no? Prova. Abbiamo finito di collegare anche il motorino con la staffetta, regolato il tutto, vediamo se funziona. Direi che va bene. Altro componente che mancava sulla nostra Countach era il paraurti anteriore. Abbiamo realizzato quindi noi un modello in poliuretano su cui noi andremo a fare successivamente uno stampo. Il poliuretano è un materiale molto semplice, economico, si trova facilmente in commercio anche nell'edilizia. È un materiale che si taglia con il taglierino, si può modellare tranquillamente con la carta vetrata e stuccare, e successivamente sopra noi ci abbiamo applicato uno strato di resina che l'ha reso un po' più duro, stuccato di nuovo per avere una finitura maggiore e sopra un'ultima mano di gel coat. Questo che vedete l'abbiamo ricavato tramite le misure e le fotografie che avevamo fatto dal nostro amico Magnolfi della Countach 25esimo. Rispetta soprattutto le misure della nostra Countach, perché sappiamo che è leggermente differente dall'originale. A questo punto noi su questo modello andremo a fare lo stampo e successivamente tireremo fuori il primo vero e proprio paraurti. È arrivato il momento, ce ne andiamo. Poi mi dispiace. Fa un certo effetto, a parte sembrava molto più piccolo, invece è abbastanza grande e è vuoto. 1 anno e mezzo, 2 di lavoro e adesso ce ne andiamo. E dove ce ne andiamo? Boh, chi lo sa? Ce ne andiamo.
come se macchia. Scappa, Matti! E lei chi è, scusi? C'è qualche cosa da controllare, però sembra che vada bene. Operazione di assemblaggio della carica. Della carica. Questa è una idea di quello da cazzi tuoi. No. Ah, ogni volta è balli. Sei stronzo. Sto stronzo. Questo splendido telaio. Che coglioni, vorrei cominciare così, non l'abbiamo più. Ma che avevo detto prima? Ma che ne so.